Buonasera a tutti, benvenuti. Mi sentite? Perfetto. Buonasera a tutti, benvenuti ai riassunti di storia. Oggi sarà con me Alex, cercheremo di parlare, entrare nel vivo del ciclo troiano. Questa è una serie di live dove cercheremo di approfondire. Quindi oggi insieme a Rai faremo sostanzialmente la prima parte. Una prima parte parleremo su che cos'è di fatto il ciclo troiano, cercando di fare un discorso anche sulle fonti. Poi vedremo tutta la storia fatta prima di arrivare di fatto quando gli Achei o i Danai approdano sulla spiaggia di Ilio Sacra agli dei. Ma prima di iniziare tutto ciò, lascio la parola ad Alex per presentarsi. Buonasera a tutti, io sono Alex e innanzitutto chiedo scusa per il segnetto che ho sotto l'occhio, non volevo essere impresentabile, però a volte può capitare con lo sport che faccio. Però tralasciando questo, io praticamente faccio divulgazione relativamente alla mitologia greca e ultimamente ho un pochino cominciato ad approcciare anche alla storia a tutto tondo, ecco. Però diciamo il mio focus principale rimane sempre la mitologia greca. Io appunto ho una pagina Facebook e un podcast che si chiamano Meraviglie della mitologia greca e poi ho anche delle altre pagine, tra cui quella di TikTok, Instagram e YouTube, in cui invece mi chiamo Alex Racconta Storie, infatti come il titolo vuole. E nulla, poi ultimo ma non per importanza, ho pubblicato anche un libricino sulla mitologia greca in cui c'è una raccolta di alcuni dei miti che ho scritto sulla pagina, che ho scritto insieme ad un mio amico, e si chiama Degli amori e dissapori della mitologia greca, che si può trovare su Amazon. Se vuoi mostrarlo, se ce l'hai una coppia, poi casomai mandami anche il link che lo mettiamo in descrizione. Ok, ti mando il link, Mhm. se mi date un secondo lo vado un attimo a recuperare. Perfetto, io intanto inizio brevemente a introdurre Perfetto. la questione. Allora, questa è la magnifica live, tutti quanti voi appunto conoscete bene l'Iliade, almeno spero, ma se siete qua penso proprio di sì, come tipico anche della cultura greca, nulla è ormai per caso e le vie sono sempre quelle più tortuose. L'Iliade parla sostanzialmente del 9° anno di guerra, di una guerra che è durata 10 anni, quindi di una guerra che dura 10 anni, i greci ci raccontano il 9° anno, né l'inizio né la fine. L'Iliade inizia con appunto l'ira di Achille, si conclude con i funerali di Ettore. Quello che vorremmo fare noi in questa serie di cicli appunto sul ciclo troiano è dare un quadro maggiormente di insieme. Quindi appunto in questa prima parte parleremo degli inizi e cercheremo anche, nel nostro possibile, di dare un quadro più completo possibile della complessità, perché appunto stiamo parlando di miti, di leggende, non c'è una versione unica, come vedremo anche grazie ad Alex, sono una serie anche di vari miti, anche discordanti tra di loro. Aspetta un secondo che facciamo un bello zoom ad Alex. Eccoci qua. Questo qua è il libro di cui ho parlato poco fa. È un libricino piccolo, abbastanza scorrevole, in realtà accessibile più o meno a tutti quanti. Cioè, bene o male lo può leggere un ragazzino come lo può leggere tranquillamente anche una persona adulta, e comunque c'è una raccolta di alcuni dei principali miti e dei focus sui principali dei dell'Olimpo e appunto, come dice il titolo, dei focus sui loro principali amori e dissapori. Per quello appunto abbiamo deciso di chiamarlo così. Perché ricordiamolo, la grande altezza, levatura della cultura ellenica, ovviamente la dea dell'amore non può che essere amante del dio della guerra di Ares. A me questa cosa veramente mi fa impazzire perché di una profondità, di una tragicità incredibile, come di fatto, se vogliamo, anche la guerra di Troia inizia per questo, per
causa di un amore, ecco, quindi è ancora di più fantastico, ma sono di parte, quindi smettiamo di fare gli elogi all'altare della cultura ellenica e andiamo nel vivo, se sei d'accordo. Se vuoi, tra l'altro, puoi anche il link, così se vuoi posso anche metterlo adesso in chat, ma comunque in ogni caso lo metterò in descrizione. Ok, adesso Certo. dopo intanto te lo mando. Ma Intanto, sì, se vuoi, così nessuna per non fretta. far annoiare gli altri, se Perfetto. vuoi, comincerei molto tranquillamente. Bene, allora iniziamo da questo primo grande macro capitolo, ovviamente. Questo, se vogliamo, è il finale. Arriviamo a parlare appunto di questo. Questo è un fregio, parliamo del tempio di Atena, a Fai Atena, dell'isola di Egira, un tempio veramente bello, di origine dorica, ma non è questa lezione di archeologia. Quello che mi interessa, ho voluto portare questo esempio, perché qui abbiamo una rappresentazione della prima guerra di Troia, perché non tutti sanno che ben prima degli Achei, che noi oggi conosciamo, ebbene, i padri hanno combattuto per la prima volta. Quindi introduciamo il tema della prima guerra di Troia, ma prima di tutto parliamo anche della fondazione di Roma, chiedo scusa, la fondazione di Troia, che è stata fondata, le alte mura di Ilio è state addirittura erette da Poseidone e Apollo. Lascio la parola ad Alex. Allora, innanzitutto, prima di cominciare a parlare proprio anche della storia della fondazione di Troia, cioè propriamente detta, ci terrei anche a fare un attimo un commento, passami il termine, un po' filologico relativamente ai poemi di Omero e a quelli del ciclo troiano, perché spesso una cosa che mi sta molto a cuore è, diciamo, la maniera, passami il termine, un po' banale, in cui spesso viene semplificato il contesto della guerra di Troia e la stesura dell'Iliade. Perché spesso la vulgata vuole che, cioè, la vulgata molto semplicistica vuole che Omero ha scritto l'Iliade che parla della guerra di Troia, appunto, o se vogliamo Omero ha scritto l'Iliade e l'Odissea che parla della guerra di Troia e del ritorno di Ulisse. In realtà diciamo che la cosa è un pochino più articolata di come questa vulgata semplicistica la vuole far passare. Perché, prima cosa, l'Iliade è solo un piccolo episodio della guerra di Troia. Cioè, praticamente l'Iliade tratta di più o meno 30 giorni della guerra di Troia, parte dal nono anno di guerra e parte appunto con l'ira di Achille contro Agamennone e si conclude con i funerali di Ettore. Non si sa né perché è scoppiata la guerra di Troia, ogni tanto in qualche libro dell'Iliade viene accennata la motivazione, eccetera, né tantomeno come va a finire la guerra di Troia nell'Iliade, perché si conclude prima. È un poema che prescinde dalla guerra di Troia, è un poema in cui il proemio non lascia spazio a divagazioni perché dice già di cosa parla questo poema. Melina eide tea, Peleiade o Achileus, dell'ira cantami o divina, del pelide Achille. Quindi, cioè, già quello è il tema del poema, e già lì lo si capisce. E infatti l'Iliade è solo uno dei tanti poemi del cosiddetto ciclo troiano. I poemi del ciclo troiano, la maggior parte, a parte l'Iliade e l'Odissea, sono praticamente andati perduti. Però i poemi del ciclo troiano sarebbero i canti cipri, risalgono più o meno tutti quanti dall'8° al VI secolo a.C. e sono scritti a volte sono attribuiti tutti ad Omero, a volte da altri autori. Comunque sono i canti cipri che trattano praticamente delle cause scatenanti la guerra di Troia fino alle prime vicende. Poi c'è l'Iliade, che è l'Iliade di Omero, dopo c'è l'Etiopide che parla da dopo la morte di Ettore, scusate, fino al fino all'entrata in guerra degli Etiopi e delle Amazzoni, per poi concludere Quindi scusami se ti interrompo, giusto Sì. per riferimento agli autori di Netflix.
abbiamo personaggi di colore, abbiamo donne guerriere, senza dover Sì, stravolgere. Ok, grazie. certamente, ma infatti quando ho visto la serie di Troy, Vabbè, no, 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 ma non voleva non volevo lanciare questa mela del discordia, era giusto una sì, sì, sì. frecciata, ecco, No, una no, ci sta, frecciata ci di sta. peste di Apollo che lancia nella spiaggia dei Danai. Prego. Ci sta, comunque dopo abbiamo la piccola Eliade che parte dalla morte, dalla contesa del corpo di Achille fino alla morte di Aiace, la costruzione del cavallo di legno. Abbiamo gli Ilius Persis, che è la distruzione di Troia, i Nostoi, cioè i ritorni. Dopo c'è l'Odissea, ma dopo l'Odissea non si conclude il ciclo troiano perché c'è un ultimo poema molto interessante, la Telegonia, che praticamente parla del secondo figlio di Ulisse, che l'ha avuto con la maga Circe. E praticamente questo secondo figlio di Ulisse va alla ricerca del padre. E non vi sto a spoilerare la trama, il focus della trama, perché ci arriveremo poi. Però è molto interessante anche questa cosa. Poi, oltre a questi autori, abbiamo anche un certo Stesicoro, che più o meno nello stesso periodo ha fatto altri poemi in contemporanea con gli altri del ciclo troiano, come per esempio un poema relativo ad Elena, e secondo questa versione, pensate un po', cioè è una figata assurda, Elena in realtà a Troia non ci arriva mai. Quella che arriva a Troia è solo un fantasma di Elena. E se non erro siamo a metà del V secolo, in epoca sofistica, quando si dibatte anche sul logos, il logos, se il ragionamento, se effettivamente cosa poteva fare la povera Elena se era stata persuasa. Gorgia, se non erro, dichiarava che al logos non si può porre fine, non si può avere delle difese, quindi ed è lecita la persuasione, quindi di fatto non era colpa sua. Assolutamente sì, ma infatti comunque se si legge bene l'Iliade, Elena spesso pare più quasi come una vittima che come una, come dire, La una, malafemmina. esatto, una persona in malafede che ha scatenato brutte cose, cioè lei si lamenta della condotta di Paride, eccetera, però è sottoposta come tutti gli uomini e donne al fato. Però, Certo. per esempio, in questo caso si tratta di un'Elena che è fisicamente andata a Troia. In questa versione di Stesicoro, Elena a Troia non c'è mai andata, perché praticamente la dea Era ha creato un fantasma ad immagine e somiglianza di Elena che andasse a Troia al posto suo. E la vera Elena è andata in Egitto. Infatti, se non erro, nell'Elena di Euripide, anche lui l'autore tragico Sì, ateniese della sofistica, troviamo appunto questa storia, ovviamente rimaneggiata secondo Euripide, secondo la sua critica, ma abbiamo questo Menelao quando arriva in Egitto, anche lì è interessante, poi quando farò una live sugli indoeuropei è molto interessante perché Menelao vada in Egitto e comunque ritrova Elena e va in questo punto. certo, Prego. esatto. E adesso concludo anche con le fonti che non voglio comunque annoiare, perché però secondo me è giusto un attimo metterle le fonti relativamente a quello di cui si parla, anche se si tratta di epica, di mitologia. Oltre a Stesicoro, comunque, abbiamo degli autori che hanno scritto delle antologie su cui noi, per fortuna, abbiamo la trama completa del ciclo troiano, perché se no gli altri poemi sono praticamente andati tutti perduti, se non pochi frammenti. Aristotele, per esempio, li commenta tutti quanti i poemi, quindi ai suoi tempi c'erano ancora, però successivamente sono andati perduti. Però ci sono stati altri autori che hanno per fortuna scritto una specie di riassunto, un'antologia, come per esempio l'Apollodoro nella biblioteca si legge praticamente tutto, molto sintetico, ma si legge tutto. Se no c'è un uomo di nome Proclo, no, scusate, Euticchio di Proclo, che praticamente sarebbe stato il maestro di Marco Aurelio, che anche lui avrebbe scritto la cosiddetta Crestomazia, un riassunto di tutto il ciclo troiano. E noi sappiamo di quest'opera perché abbiamo nel IX secolo Fozio, un autore bizantino, che ne ha parlato e ha scritto a sua volta un riassunto basato sulla sua opera.
Poi Fozio, se posso, è il padre del Rinascimento bizantino, siamo nel X secolo ovviamente d.C., riparte la cultura bizantina, ritrova i classici, da lì gli arabi che avranno in contatto andranno in piene mani con la cultura classica e poi da lì ritornerà per questa via traversa, nascerà nel 300 l'umanesimo, e non solo per gli arabi ma anche per di nuovo il contatto con la cultura. Pensiamo, l'insegnante di grammatica di Petrarca era un prete, un sacerdote ortodosso che mi ha insegnato la grammatica greca e latina. Poi per questo qui abbiamo Calibur che, se sbaglierò, mi darà una bella baghettata sulle dita come i monaci greci, però per dire giusto chi era questo Fozio. Salutiamo i nuovi arrivati, oltre anche quelli già presenti. The Age of Vikings, Incontri di Storia. Ciao carissimi. E l'ultima piccola curiosità relativa alle fonti: ci sono comunque anche alcune fonti romane, come per esempio le Metamorfosi di Ovidio, eccetera, e poi degli altri poemi, come per esempio l'Eneidi di Virgilio, che se per fortuna non l'hanno ascoltato i suoi amici, lui non l'avrebbe mai voluta pubblicare perché a sua detta era scritta male, però non l'hanno ascoltata e l'hanno pubblicato lo stesso dopo che è morto. E c'è un altro poema chiamata l'Achilleide di Publio Papinio Stazio, e lì, che è incompleta, però da lì deriva la versione del tallone di Achille in cui sarebbe immerso nello Stige. Keep calm. Niente, keep calm, cioè niente spoiler, che adesso ci arriviamo. Ok, sì, giusto. No, ma ci sta. Volevo chiederti se puoi anche consigliarci qualche fonte anche moderna, qualche critica anche moderna, per poterci orientare in questo mosaico infinito di tradizione. Cioè, siamo partiti dall'8° secolo a.C., abbiamo fino a Ovidio che siamo in età augustea. Sì, no, per poi arrivare anche a Fozio, se vogliamo dire tutto. Sì, allora, una buona... Vabbè, tralasciando i classici miti greci di Robert Graves, che comunque in ogni caso lì c'è praticamente tutto il ciclo troiano con tanto di fonti, comprese anche tragedie, per esempio, non solo i poemi. Però un libro che mi è stato molto d'aiuto, che mi sono tirato giù praticamente tutte le note, eccetera, è praticamente La guerra di Troia, scritta, la leggenda di Troia scritta da Fulvio Beschi, che praticamente lui è una raccolta antologica non solo del ciclo troiano, ma del ciclo epico, a partire dalla Teogonia, il ciclo tebano, quindi anche le vicende di Edipo, dei 7 contro Tebe, eccetera, per poi parlare di tutto il ciclo troiano. E questo signore qua ha scritto comunque alla fine del libro, cioè ha messo le note in modo impeccabile, in cui ha praticamente spiegato più o meno come funziona, come si è comportato lui per la ricerca delle fonti, e comunque mi ha illuminato anche rispetto alle fonti che vi ho appena citate, perché io per esempio alcune non le conoscevo neanche. Dopo che ho visto queste note sono andato a documentarmi e mi è stato molto d'aiuto. È un libro breve di 120 pagine che però è molto ricco. 130, scusate. Tranquillo, cioè non ti tagliamo la testa. Beh, ti ringrazio innanzitutto, appunto, un caloroso ringraziamento a Alex per aver lo sforzo per poter preparare questo ciclo di, chiamiamole, conferenze, chiamiamole live, quindi gli farei una statua eroica da collocare al Tempio di Delfi per questo sforzo immane. Ostia, grazie. Quindi se vuoi possiamo approdare, visto che abbiamo fatto il nostro primo capitolo, anzi il capitolo 0 sulle fonti, critica delle fonti, giusto per dare un quadro, uno scorcio della immensa complessità, se vuoi potremo passare appunto a parlare di Troia, l'origine di Troia, la fondazione e poi anche la prima guerra troiana. Assolutamente, che tra l'altro è una cosa molto interessante anche per il semplice fatto che comunque, come ben sappiamo, i ritrovamenti anche della Troia archeologica testimoniano più strati, più attacchi, più guerre nel corso di secoli. Quindi chissà che anche questa prima guerra di Troia
prima dei poemi del ciclo troiano non fosse magari un altro ricordo portato avanti con la trasmissione orale che si è poi unito al ciclo epico propriamente detto. Comunque sia, la fondazione di Troia. Allora, cosa ci dice il mito? Fondamentalmente a Samotracia vivevano Esione e Dardano, che erano praticamente figli di Zeus e della Pleiade Elettra. Le Pleiadi erano le figlie di Atlante. E cosa è successo ad un certo punto? Questo Esione, ad un certo punto, si è invaghito della dea Demetra, solo che ha tentato di violentarla. Quindi Zeus si è un attimo alterato e lo ha fulminato, lo ha ucciso. E inoltre sembra che secondo alcune versioni più o meno in quel periodo ha anche portato il famigerato diluvio universale in quelle zone, perché il diluvio universale esiste più o meno in tutte le culture. Quindi Dardano, un po' per la morte di suo fratello, un po' per questo, ha preso su da Samotracia e è andato, è andato più o meno in Asia, cioè nelle terre di Asia. E lì è stato accolto da questo re Teucro. Piccola nota interessante, come abbiamo visto, in poche parole abbiamo appena sentito nominare due sinonimi di come vengono chiamati i troiani nell'Iliade, i Dardani e i Teucri, perché oltre a troiani vengono chiamati Dardani e Teucri. E viene accolto da questo Teucro e gli dà in sposa sua figlia Batea, insomma, gli accenti ancora faccio fatica ad inquadrarli bene, però facciamo Batea, che mi suona bene. E dalla loro unione nascerà Erittonio, che a sua volta farà nascere Tro, e ben inteso poi Dardano darà il nome anche a una delle regioni che governerà in quella zona, ovvero la Dardania, mentre Troia invece darà il nome alla Troade, perché sono tutti capostipiti, insomma. Comunque farà altri 3 figli, insomma, tra cui Ganimede, Ilo e Astaraco. Se si pronuncia così, sì. Scusate se a volte sbaglio le pronunce, però Non ti ci sono preoccupare, tanti su nomi. questa mole di dati di nomi sei Sì, ci sono tanti nomi, scusato. eccetera. Ok, fondamentalmente Ganimede, più o meno conoscete la leggenda, Zeus si invaghisce di lui perché è bello, è più bello di tutti, eccetera, quindi si trasforma in un'aquila, bello E come poi il a sole. Zeus piacciono un po' tutti, ecco. Sì, sì, cioè, vorrei vedere la mitologia greca senza Zeus che, che fa cose con, perché, perché si innamora. Un saluto alla E... didattica per bambini del XXI secolo. Ciao. E comunque sia, appunto, didattica per bambini a parte. Appunto, Zeus si innamora di Ganimede e si trasforma in un'aquila e lo rapisce. E lo porta sull'Olimpo e ne fa cioè lo fa diventare immortale, quindi ben venga, lo fa diventare il coppiere degli dei, però giustamente suo padre Tro è un po' preoccupato. Quindi Zeus manda Hermes a rassicurarlo dicendogli non ti preoccupare, tanto tuo figlio è diventato immortale, sarà il mio coppiere, anche un po' il mio amante, mettiamola così, e per farsi perdonare un attimo per quel furto. Sì, ringraziamo Calvo per questo Esatto. commento che dall'alto del Medioevo, anzi dal basso dell'alto del Medioevo, ci viene in soccorso. Come vedete, Esatto, è un mondo sterminato. esatto, per Ditti Cretese hai ragione perché l'avrei voluto dire, perché è una cosa molto interessante quella di Ditti Cretese, mi sono dimenticato, magari la dirò dopo se ci sarà un attimo un po' di tempo, perché è una bella storia anche quella di Ditti Cretese. Ma se vuoi E dirla comunque adesso, come preferisci fondamentalmente, tu. piccola parentesi, in merito alle fonti. Durante il principato dell'imperatore Nerone, cosa è successo a un certo punto, secondo quello che ci è stato raccontato? È scoppiato un terremoto più o meno nell'isola di Creta che avrebbe aperto una tomba in cui sono state trovate delle tavolette
in lingua fenicia. Ed è venuto fuori che, secondo, cioè è molto da prendere con le pinze, che quello sepolto in quella tomba sarebbe stato un soldato cretese alla corte di Idomeneo, re di Creta, durante la guerra di Troia, e quelle tavolette sarebbero un diario di guerra scritto da lui stesso. Quindi sarebbe una specie di fonte storica diretta, secondo quello che ci viene detto, che però, ripeto, è da prendere molto con le pinze. Traducendo appunto quelle dal fenicio al greco è venuto fuori questo. E questo Liticretese in realtà nei suoi racconti stravolge completamente gli archetipi stessi dei personaggi dell'Iliade. Odisseo sarebbe un vile, Achille idem, cioè insomma sono tutti stravolti in qualche modo. Però vabbè, era un piccolo dettaglio interessante, secondo me. Quello, perché comunque esiste la versione di Ticretese anche nelle biblioteche, ecco. E quindi ringrazio Caliburn per la citazione. Grazie. Comunque sì, Ganimede viene rapito. Zeus, per farsi perdonare da Tro, cosa fa? Manda Hermes, gli dice: non ti preoccupare, tuo figlio è al sicuro, è il mio amante, sta bene, è il mio coppiere, quello che ti pare. Quindi gli regala un ramo d'ulivo dorato e 2 cavalli immortali, fondamentalmente, per farsi perdonare. Vabbè, dai, insomma, magari se può bastare per riscattare un figlio rapito, dai. Comunque sia, dopodiché cosa succede? Astaraco diventa, diciamo, dominatore della Dardania, mentre Ilo invece si sposta in una regione vicina. Seguendo i consigli di un oracolo, segue una vacca e l'oracolo gli dice di fondare una città nel luogo in cui si sarebbe sdraiata la vacca. Questa vacca si ferma su una collina dedicata alla dea Ate, la dea della vendetta, e lì fonderebbe la città di Ilio barra Troia, che più o meno prende il nome da più capostipiti, ecco, però più propriamente Ilio, dato che è Ilio che la fonda, e comunque anche le fonti archeologiche della storia parlano di Wilusa, che potrebbe essere Wilios barra Ilion, insomma. E quindi fonda la città di Troia e niente, poi Ilo ha un figlio che si chiama Laomedonte. Questo Laomedonte diventa il re di Troia, però vuole fare erigere delle mura perché comunque è in una posizione in cui, cioè, Troia sta diventando ricca e fiorente ed è anche vicino allo stretto di Dardanelli, insomma, potrebbe essere contesa da molti quella posizione. Quindi cosa fa? Vuole fare erigere delle mura possenti e in suo aiuto vengono gli dei Poseidone e Apollo, perché in realtà sono stati puniti da Zeus, Poseidone e Apollo, perché praticamente si erano ribellati a lui. Quindi per punizione devono andare a servire un comune mortale. Apollo bada alle mandrie di Laomedonte, mentre Poseidone costruisce le mura. Laomedonte aveva promesso a loro una lauta ricompensa per i loro servigi, però una volta finito il lavoro non gli dà niente. Quindi Apollo cosa fa? Causa una pestilenza assurda in tutta la zona, e Poseidone invece inonda i mari, inonda il terreno e inonda la città. E inoltre fa anche venire un mostro marino che, diciamo, causa ulteriore morte agli abitanti della città. Laomedonte sente un oracolo che gli dice che l'unico modo per salvare la città da completa distruzione è dare in pasto a questo mostro sua figlia Esione. E quindi cosa succede? Intanto Eracle sta viaggiando con gli Argonauti, quindi va a Troia, cioè passa di lì a Troia, vede che la situazione è un pochino così e quindi decide di mettersi in aiuto, di aiutare Laomedonte.
e lui in cambio gli avrebbe comunque offerto una lauta ricompensa. Quindi Eracle uccide il mostro, però Medonte per la seconda volta non mantiene la promessa. Eracle se ne va da Troia abbastanza alterato e promette vendetta, infatti torna a Troia con un esercito e insieme a lui c'erano anche Peleo e Telamone, che sono rispettivamente il padre di Achille e il padre di Aiace Telamonio. Quindi attacca Troia, l'assedia, la conquista, la distrugge, uccide Laomedonte e niente, poi dopo uccide anche la maggior parte dei figli di Laomedonte e libera Esione per poi darla in sposa come dono d'aiuto, diciamo, a Telamone. Solo che Esione in cambio chiede una cosa, chiede che l'unico figlio rimasto di Laomedonte, ovvero Podarce, venga risparmiato, perché è l'unico erede al trono. Eracle accetta queste condizioni e Podarce da quel momento in poi prenderà il nome di Priamo, che vuol dire esattamente il riscattato. E questa è praticamente la storia della prima guerra di Troia e prima dell'inizio della trama del ciclo troiano. Esattamente, grandissimo veramente per questa ricostruzione non da poco. Questo grazie Calibus al live motive di questa prima parte, che vedremo che sacrificare le figlie porta bene nel mondo miceneo, se vogliamo, il mondo, Sì. il mondo omerico, per essere bene. Questo, vabbè, giusto per farci un po' gli occhi, il tempio dorico di Egina. E quindi arriviamo, se non erro, appunto, se sei d'accordo, all'altro grande macro argomento, quindi vediamo, se vogliamo, il casus belli della guerra di Troia, quindi parliamo il famoso pomo della discordia, ma ancora prima le circostanze di questo pomo. Assolutamente. Prego. Beh, allora Abbiamo un innanzitutto... tuo, scusami un secondo, abbiamo un tuo fan Chi? in chat. Pietro. Ah, ciao carissimo Pietro. Sì, lo conosco, è anche un mio amico. Ah, bene, Quindi, allora. quindi Fane amico. è di parte, però lo apprezzo sempre lui. Bisogna avere sempre un E supporto di parte. comunque, allora, le cause scatenanti della guerra Scusami, di se Troia. posso dire, lo Dimmi dico, tutto. ho preso questa immagine appunto, se non erro, del 400, vuol dire una cavolata, non sono esperto in storia dell'arte, 400-500, più che altro perché non ho potuto mettere, l'ho presa da Wikipedia perché è copyright free, ma non ho potuto mettere i mosaici, quelli antichi, perché ci sono scene di nudo e YouTube censura tutto, quindi scusatemi, mi spiace veramente più a me, ma questo è quello che sono riuscito, ho potuto fare per evitare che questa live venisse bannata, sarebbe stato davvero un vero peccato, quindi forza maggiore, prego. Allora, piccola premessa. Allora, sì, le cause cioè le cause che scatenano la guerra di Troia, più o meno è la storia del pomo della discordia, però in realtà alcuni autori hanno commentato dicendo che in realtà la causa è ancora più indiretta. Perché la trama comincerebbe così. Fondamentalmente Madre Terra, la grande madre Gea, comincia ad essere appesantita diciamo, dalla presenza di tutti questi uomini e quindi chiede aiuto a Zeus. Zeus cosa decide di fare? Decide per accontentarla, per aiutarla, di scatenare una guerra per decimare un pochino la popolazione, insomma, Uno diciamo... Zeus mantusiano, se vogliamo usare Ah questo sì, dai. termine. Ma sì. Per alleggerire un attimo anche diciamo, chiamiamolo il corpo della madre terra che è appesantito da tutti sti piedi di uomini. Una madre terra molto Thunberg, se posso. Esatto. A parte queste battute orribili, prego. Quindi fondamentalmente Zeus decide, sotto consiglio di Temi, decide di escogitare uno stratagemma che
di escogitare un piano che avrebbe poi, per una serie di reazioni a catena, causato una guerra. E quindi praticamente è lui la causa del fatto del pomo della discordia. Parliamo di questo pomo della discordia. Fondamentalmente c'è Peleo che si sposa con la Nereide Teti. Nereide perché è la figlia del fiume Nereo, della divinità fluviale Nereo. La sposa sotto consiglio del suo mentore, ovvero il centauro Chirone. Tra l'altro, per conquistarla ci ha dovuto mettere del suo, perché lei inizialmente non ne voleva sapere niente, quindi si trasformava in acqua, poi in fuoco, eccetera, per sfuggire. Alla fine Peleo è rimasto comunque lì e Teti alla fine si è concessa. E quindi, insomma, Peleo ha conquistato Teti e viene organizzato questo matrimonio alla presenza degli dei dell'Olimpo, perché quella lì è l'età degli eroi, e nell'età degli eroi uomini mortali e dei immortali sono soliti banchettare insieme. Quindi viene organizzato questo banchetto bellissimo in cui tutti quanti portano doni a Peleo, Chirone Se gli posso porta... un secondo, non so se tutti hanno presente, ricordiamo la Teogonia di Esiodo, forse ancora più antica di Omero, perché anche lì Omero è un nome, siamo nell'VIII secolo, la Teogonia che parla appunto della nascita degli dei, l'età dell'oro, l'età degli uomini, l'età d'argento, l'età degli eroi, l'età del bronzo e poi... l'età del bronzo, l'età degli eroi e poi l'età scusami, del ferro. l'età del bronzo, l'età degli eroi, poi l'età del ferro che sarebbe quella di fatto attuale, questa continua discesa verso il fondo, dove se vogliamo anche lì però non è sempre una scala che si va sempre verso il basso, l'età degli eroi si contrappone l'età dell'argento e poi gli uomini di bronzo si contrappone l'età degli eroi. Poi non entriamo un attimo nel dettaglio di tutto, sono cose molto interessanti soprattutto per capire un po' di antropologia greca, la loro cultura, ecco questo pessimismo, però giusto per dire che non è una cosa così lineare come potrebbe sembrare, ma ovviamente parlando di cultura greca è più complicata di quello che può sembrare, comunque continua, stiamo parlando dell'età degli eroi, di questi banchetti. Hai fatto bene a fare questa aggiunta perché era anche doverosa, mettiamola così. E sì, comunque c'è questo banchetto, le muse fanno musica, ci sono le ore, ci sono insomma tutti gli dei, eccetera. Ci sono, cioè tutti quanti danno splendidi doni a Peleo, tra cui la famosa lancia che poi utilizzerà anche Achille in battaglia, altri due cavalli, i cavalli Balio e Xanto, eccetera. Però c'è un piccolo problema. In questo matrimonio non è stata invitata una sola divinità, ovvero Eris, la dea della discordia, che sarebbe anche la sorella di Ares, dio della guerra. Non è stata invitata, cioè è abbastanza facile immaginarlo. Quindi lei per ripicca, che in realtà, secondo l'inizio della trama che ho citato prima, sarebbe per opera di Zeus, cosa fa? Ci sono sedute sul tavolo tre dee, cioè sedute, cioè non sul tavolo, sedute sulle sedie. Che banchettano, va bene. Esatto, che banchettano, dai. Poi sono dei, possono fare un po' quello che vogliono, quindi possono anche Esatto. sedersi sul tavolo. Esattamente. Comunque ci sono le dee Atena, Afrodite ed Era. Stanno parlando amorevolmente. Eris, bella come il sole, decide di lanciare una mela dorata con scritta la frase per la più bella, di lanciarla sul tavolo in cui sono riunite le dee. Logicamente, no, che poi tra l'altro noi ci possiamo anche scherzare, ma la bellezza non era una cosa da sottovalutare nella cultura greca, cioè ricordiamoci molto il concetto del kalos kai agathos, la bellezza e la valenza, cioè noi spesso tendiamo a separare i due concetti come fossero una questione estetica, una questione interiore. In realtà spesso la kalos kai agathia era una cosa spesso univoca, uniforme e armoniosa nella sua uniformità,
quindi bellezza voleva dire tutto, voleva dire anche valenza. Sì, una Esatto. bellezza esteriore, ma anche una bellezza etica, anche una cosa buona. È un Esatto. po' quello che, se vogliamo, qua sfondiamo una porta nel presente, anche il dramma, qua si vede la cultura occidentale, come è profonda nella cultura anche greca. Infatti anche noi oggi, per esempio, si fa una lotta, appunto, si parla, ad esempio, sentivo qualche tempo fa, per esempio, il naso, perché i buoni della Disney o dei film sono tutti belli, hanno un naso perfetto, invece i cattivi hanno un naso uncinato, perché sono brutti, perché tutto questo retaggio che ce l'abbiamo. Ovviamente poi è vero anche un po' inconscio, una persona bella e tutto di bell'aspetto, che si presenta bene, tendiamo a fidarci di più che una persona appunto mal vestita, trasandata, brutta, eccetera. Questo è anche un po' l'inconscio. Poi ovviamente questa non è una legge universale, cioè magari quello giacca e cravatta ti vuole fregare anche bene, invece quell'altro semplicemente si è svegliato tardi al mattino ed è un po' disordinato. Però giusto qua proprio si apre proprio la porta del nostro anche cultura occidentale, di molte cose che noi oggi vediamo, che oggi noi parliamo un po' appunto dell'Occidente, della crisi di identità dell'Occidente, sta vivendo, alcuni valori non si ritrova più suoi e sta andando contro, buono, giusto che sia. Adesso non stiamo facendo un giudizio, ecco, non sto facendo un giudizio etico di tutto ciò, però ci tenevo a aprire questa parentesi che della bellezza intesa in questo senso. Qui infatti non è a caso che le statue greche sono belle, che a mio avviso i greci appunto inventano la bellezza, perché di fatto non sono statue, sono veramente degli dei le statue greche. Prendiamo i bronzi di Riace, prendiamo Fidia, prendiamo chi volete. La bellezza vuol dire non è solo cosa fisica, ma anzi vuol dire tutte e due le cose, quindi anche una bellezza morale, essere giusti, essere buoni. Prego, scusami per questa intromissione. Hai fatto benissimo, in merito a quello che hai detto te, aggiungerei anche che infatti l'archetipo della bellezza è ripreso in una maniera molto profonda nell'Iliade, cioè i personaggi sono degli archetipi in questo senso, basti vedere un Achille bello, forte in combattimento, valoroso, e ti basti vedere un Tersite descritto brutto fuori e dentro, Se brutto. posso, anche appunto a proposito di Achille, alto, biondo, occhi azzurri, ma non perché i greci fossero razzisti, in realtà erano tutti piccoli, mediterranei, pelosi, capelli castani, occhi marroni, semplicemente appunto alla bellezza una cosa, se vogliamo, ancestrale. Il biondo, un po' il sole, ricorda l'oro, gli occhi azzurri erano qualcosa che non si vedeva sempre, quindi ai greci piaceva, lo riputavano l'oro, che è ovviamente una cosa culturale, ci può stare, però riputavano bello, e allora per descrivere semidei o dei che sono belli appunto perché sono superiori ai mortali, li scrivevano in questi determinati modi, ma non perché c'erano idee di qualsiasi superiorità e tutte. Quindi anche lì una serie TV di qualche anno fa, Troy, che senza offesa fa vedere un Achille afroamericano, come dire, non è tanto la scelta dell'attore, che è stato preso, buon per lui, per carità, però il fatto perde di significato e fa cadere tutto quanto il contesto. Poi citiamo anche qualche live, forse era da Incontri di Storia, ne avevo parlato, c'è un bruttissimo film degli anni 2000 dove abbiamo un Achille pelato che tutto il tempo urla e muore sbattendo addosso una porta, quindi per dirti, ci sono anche veramente delle grandi vaccate dove non dobbiamo parlare dell'etnia dei vari attori, cioè le vaccate si trovano ovunque, però giusto per andare nel profondo, che quando si toccano quest'opere che hanno veramente una cultura estremamente profonda, si mette le mani. È triste, a mio avviso, perché viene svilito tutto quanto il discorso. Poi, per chiudere la parentesi degli attori di colore, come ha detto anche Alex, nel 10° anno arrivano anche gli etiopi, che anche lì è fantastica la cultura greca. L'Iliade, i poemi omerici, i poemi troiani, dove i protagonisti sono i greci, ma sono i gran cattivi. Cioè, di Iliade l'eroe tipo, l'eroe il migliore, è Ettore, che sarebbe il nemico, però viene descritto in un modo. Poi anche lì Ettore e Andromaca, poi ne parleremo. L'Iliade che parla di guerra, c'è questo discorso contro la guerra e tutto, cioè veramente la cultura greca è una cultura estremamente profonda, pur essere tra le più antiche del mondo. Diciamo, sono coeve, la cultura cinese e la cultura greca sono coeve, per dirne una. Forse la più antica è quella egiziana.
però giusto ci tenevo a fare questo Hai fatto excursus. benissimo, e infatti comunque in merito anche a quella serie, non per criticare la serie in sé, però come hai detto te, arrivano gli etiopi ad un certo punto, e io vorrei anche ricordare una cosa: Memnone è citato anche da Nestore nell'Odissea, e lui stesso è etiope, nero, e lo descrive come il più bello degli uomini, e questo Memnone ha ucciso il figlio di Nestore in battaglia. Cioè, quindi nonostante questo Nestore lo descrive come il più bello degli uomini viventi, figlio dell'aurora. Cioè, senti anche la poesia. Diamine, cioè, non aggiungerei altro perché sarebbe fuori luogo, però cioè, è valorizzato, non so come dire. Certo, la complessità appunto di questi temi è veramente profondissima, ecco. Ok, comunque, per tornare anche alla trama del Pomo della Discordia, fondamentalmente cosa succede? La mela, e va bene, Eris lancia la mela per la più bella, logicamente in virtù del concetto di bellezza di cui abbiamo appena parlato. Era Afrodite e Atena se la litigano, perché discutono su chi fosse la più bella tra loro. Provano a chiedere il giudizio di Zeus, ma Zeus, non volendo inimicarsi nessuna delle tre, si mette da parte. E cos'è che fa? Scarica, diciamo, questa responsabilità su un mortale di nome Alessandro. Ed Hermes, e Zeus manda quindi Hermes ad avvertire questo Alessandro della cosa. Parliamo un attimo di Alessandro. Alessandro fondamentalmente è quello che tutti quanti più o meno conoscono come Paride, che però si chiama Alessandro per un motivo. Fondamentalmente, in breve, Paride, quando nasce, viene chiamato Paride, nasce dal matrimonio tra Priamo ed Ecuba, solo che Ecuba sogna che Paride, diciamo, causerà la distruzione della città di Troia, e alcuni figli che hanno il potere della veggenza, tra cui Cassandra, confermano anche questa previsione, e quindi, diciamo, si trovano costretti ad abbandonare Paride. Danno questo incarico a un pastore di nome Agelao, solo che non ha la forza di abbandonarlo, di ucciderlo, scusate. Lo abbandona, solo che dopo 5 giorni torna e vede che in realtà è stato accudito da un'orsa. Quindi per questo, chiamiamolo miracolo, Agelao lo prende con sé e lo adotta. Paride, diciamo, cresce facendo il pastore su Monte Ida, solo che diventa anche, diciamo, un difensore delle mandrie e diciamo, dai briganti che attaccano le mandrie altrui, e per questo si prende il soprannome di Alessandro, Alexandros, che vuol dire difensore di uomini, perché Paride in realtà cresce bello, forte, eccetera, in realtà ha più qualità di quel che si pensi normalmente. Tra le altre cose, Alessandro Paride si innamora di una ninfa, si innamora di una ninfa di nome None, che le dà un figlio, Corito. E uno dei passatempi di Paride è, tra l'altro, anche far lottare tra loro dei tori e premiare il vincitore. Ares, il dio della guerra, prende a cuore questa cosa, si prende forma lui stesso di un toro, sconfigge il suo toro migliore, però Paride diciamo, gli dà la corona, e gli dei approvano questa cosa, ed è per questo che viene scelto Paride come il giudice delle dee più belle, perché è stato preso in simpatia per questo motivo, fondamentalmente. Quindi Hermes arriva da Paride, gli porta Era, Atena e Afrodite. Gli spiega un attimo la situazione e gli dice che deve decidere chi tra loro è la più bella secondo lui. Era prova a persuaderlo, gli dice: se scegli me ti farò diventare il comandante più famoso di tutta l'Asia. Atena invece dice: io ti farò diventare il miglior comandante di eserciti, eccetera. Afrodite invece dice:
Io invece ti darò l'amore della donna più bella del mondo. Poi non voglio fare battute su cose che tirano più di un carro di buoi, però, però dai, ci siamo capiti. E giustamente Paride sceglie Afrodite. E tra l'altro portandosi appresso l'eterna antipatia da parte di Atena ed Era che avranno a morte con i troiani. E diciamo che questa qua è la causa indiretta dello scoppio della guerra di Troia, perché a causa di questo Paride conoscerà Elena, che è la donna più bella del mondo. Possiamo solo dire come anzi Alessandro ritorna alla città di Troia, Sì. così Cosa almeno succede? chiudiamo il cerchio. Sì, sì. Cosa succede? Che tra le altre cose, secondo alcune versioni, è già in questo caso è già tornato a Troia prima delle vicende del Pomo della Discordia, secondo altre ci torna dopo. Comunque sia, cosa succede? Praticamente Priamo manda i suoi figli, tra cui Ettore, a prendere i tori di Agelao che Paride sovente fare combattere tra loro per organizzare, diciamo, dei giochi, delle lotte. Tauromachia. Sì, fondamentalmente sì, oppure anche dei sacrifici, secondo altre versioni. Comunque sia, prendono anche il suo toro più forte. E Paride questa cosa, diciamo, non gli va proprio a genio. E in quel periodo a Troia dopo che i figli sono andati a prendere quei tori, si stava svolgendo delle gare sportive, chiamiamole così, di lotta, di pugilato, di corsa, eccetera. Paride, quindi, anche per il toro, va a partecipare a queste gare contro i suoi stessi fratelli. Però le vince tutte, si dimostra il più forte, cioè nella corsa, nel pugilato, nella lotta, eccetera, tanto da tirarsi addosso antipatia di tutti, compreso Ettore. Tanto che i fratelli decidono di escogitare un modo per ucciderlo di sorpresa, solo che poi Ecuba lo riconosce che è il figlio che tempo prima avevano abbandonato, avevano, diciamo, fatto uccidere, però non è successo, da una voglia. E per questo motivo Priamo decide di riprenderlo in famiglia e dice proprio anche la frase: meglio preferisco la distruzione di Troia che la perdita di un figlio, una roba del genere, insomma. Che Poi Priamo perderà tutti i figli e anche la città. sì, Piccolo esatto, spoiler. esatto. Priamo ne ha tipo 50 di figli, tra cui legittimi sono solo 19, gli altri li ha avuti con concubine varie. Però sì, quindi così, questo qua è il modo in cui Paride torna fondamentalmente a Troia e ritorna da sé a tutti gli effetti un principe troiano. Una cavolata che non c'entra niente. Se pensate che sia impossibile avere 50 figli, se non erro Bob Marley ne ha avuti 47. Siamo lì su quell'ordine di grandezza. Ok, non lo sapevo, però no, non penso che sia impossibile effettivamente. Cioè, impossibile come concetto culturale adesso come adesso, però Beh, da moglie diverso ovviamente, che povera donna. Però comunque, niente, mi è giustamente. venuto in mente questo 50, che è possibile, bisogna impegnarsi, ecco, però si può, non bisogna sempre spostare là i propri limiti, si può sempre superarli. A parte ciò, a parte queste motivazioni personali, se ti va possiamo, visto che abbiamo finito, parlare della prima parte, i protagonisti del Pomo della Discordia, possiamo parlare dei protagonisti delle nozze, appunto. Abbiamo parlato di Priamo e di Teti, se ti va possiamo un attimo dire qualcosa del figlio. Assolutamente. Perché il figlio, scusate, il figlio è niente meno che il famoso Achille. E diciamo anche in merito alla gioventù, alla nascita e ad alcune dinamiche di Achille, ci sono delle curiosità abbastanza interessanti, a mio parere. Allora, fondamentalmente hanno scusate, Peleo e Teti hanno in realtà più figli.
Solo che Teti ad un certo punto cerca di renderli immortali. Questa cosa, tra le altre cose, è narrata molto nello specifico nelle Argonautiche, un altro poema di Apollonio Rodio, che risale, se non sbaglio, al III secolo a.C., che il tema è un altro, parla degli Argonauti guidati da Giasone, eccetera, però ogni tanto ci sono anche delle storyline secondarie, come per esempio la nascita di Achille. E quindi praticamente Teti cerca di rendere immortali questi figli facendo questa operazione. Di giorno li tinge nell'ambrosia e di notte li arde nelle fiamme. Secondo questa cosa, insomma, avrebbe dovuto renderli immortali, solo che la maggior parte di loro muoiono. Rimane solo Achille, fondamentalmente. Cosa succede? Peleo irruppe nella stanza quando Teti si sta accingendo a bruciare nelle fiamme Achille, prendendolo per un tallone, fondamentalmente. E Peleo però interrompe l'operazione perché si spaventa e caccia via Teti. Teti, prima di sparire per sempre, diciamo, impreca e dice a Peleo: ah, tu sei uno stupido, non sai quello che fai, eccetera. E poi dopo se ne va a Teti. Achille però rimane ustionato nel tallone e, se non sbaglio, nelle labbra. Il tallone, per questa motivazione, verrà sostituito con un altro tallone. Fondamentalmente fanno un'operazione medica e questa cosa la farà il centauro Chirone. Praticamente dissotterra un gigante morto tempo prima, un gigante di nome Damiso, che era molto veloce nella corsa. Prende il tallone di questo Damiso e lo sostituisce al tallone bruciato di Achille. Ed è per questo che Achille si prenderà il soprannome di Pie Veloce, perché grazie a quel tallone correrà molto più veloce. Però al contempo quel tallone sarà l'unica parte mortale, perché in realtà l'operazione di Teti era riuscita per la maggior parte del suo corpo. Quindi Achille, secondo questa versione, è diventato invulnerabile tranne nel tallone. E tra l'altro, piccola curiosità, secondo alcune versioni, Achille prima di allora si chiamava Ligirone. Solo dopo prenderà il nome di Achille, che vuol dire, che mi sembra che voglia dire tipo labbra bruciate. Prima si chiamava Ligirone. E dopodiché Peleo porta Achille sotto la tutela del centauro Chirone, che lo addestrerà nelle arti mediche, nel combattimento, nel suono della lira, eccetera. E con lui ad un certo punto verrà anche Patroclo. Se vuoi possiamo parlarne un attimo, Patroclo e Mirmidoni. Sì, Patroclo è praticamente il figlio di Menezio. Anche lì le versioni cambiano. Secondo quella dei Mirmidoni, che se non sbaglio è di Sofocle. Non mi ricordo, ce ne sono di più in realtà. Non mi ricordo se è di Sofocle. Ma è giunta a noi? Sì, è giunta. Infatti, Allora, secondo me... se vuoi controllo, però okay. di Sofocle non sono... Dammi un secondo e controllo. Allora forse di Eschilo, non mi ricordo. Comunque in ogni caso... preparato. Controllo e ti dico. Vabbè, vai tranquillo. Secondo comunque alcune Eschilo. Ok, Eschilo. Però è andata completamente perduta. È andata completamente... Però secondo me è sopravvissuto cioè la trama Sì. da qualche altra parte, insomma. Beh, sì, penso di sì. Perché secondo quella versione, allora, secondo l'Iliade, Patroclo è più vecchio di Achille. E infatti appunto ho voluto mettere questa ceramica dove si vede appunto che è Achille che guarisce, che medica Patroclo, e come vedete Achille senza barba e Patroclo invece è quello con la barba, quindi oltre vuol dire anche
che Achille è più giovane e Patroclo è quello più vecchio, nella cultura greca vuol dire che Achille è quello passivo che deve imparare anche tutto quanto, e Patroclo invece è quello attivo che trasmette la sua conoscenza fadamente. Questa è la pederastia, l'omosessualità. Anche rispondiamo a un altro mito, i greci non sono, ovviamente non sono femministi, questo lo sappiamo, le donne le trattano come le trattano, ma non solo loro, cioè non è che Confucio, se non erro, diceva dai uno schiaffo a tua moglie, lei sa il motivo, cioè per dire la grande saggezza orientale, quindi non solo in Occidente si fa questo, ma a parte questo anche l'omosessualità, non erano sicuramente l'LGBT e tutto, c'era l'omosessualità, non era approvata, era una cosa aristocratica. Leggetevi le commedie di Aristofane, dove veramente c'è un tasso di contro le donne, un tasso di omofobia spaventoso, cioè veramente leggerle è qualcosa per noi di aberrante. Posso fare un esempio, se YouTube non mi banna drasticamente, c'è una commedia di Aristofane e Acarnensi dove il protagonista è di Cheopolis, cioè giustizia della città, si parla della guerra peloponneso, nessuno la vuole fare. A un certo punto di Cheopolis, giustizia della città, che è un contadino medio, proprio la voce dell'ateniese medio, a un certo punto fa che per lui la bellezza, per lui la felicità, il massimo grado che aspira a felicità è andare in campagna e violentare una schiava. Questo è il tasso di femminismo. Poi che si parla, Aristofane ha fatto la Lisistrata, Termosforiastuse, dove i protagonisti sono delle donne. Anche lì, se una commedia, attenzione, perché c'è il doppio fine, proprio far vedere una società ribaltata. Se in società comandano gli uomini perché sono quelli che combattono, ebbene, se non ero appunto nella Lisistrata dove fanno sciopero appunto del sesso, fanno le donne, diventano anche loro, con le loro armi, ecco, vogliono in questo modo fare la pace. Però, giusto per capirci, nei testi, oltre a contro, che non sono femministi, nelle commedie di Aristofane troviamo appunto un sacco di commenti, critiche per l'omosessualità, che come detto era una pratica aristocratica. E leggiamo il Simposio di Platone, la si fa per cosa? C'è un anziano e tutto, per trasmettere la sua cultura e tutto ai suoi allievi. C'è anche questo, ecco, il Simposio di Platone è un esempio eccellente, dove Socrate, che si invaghisce della bellezza di Alcibide, però lui è giusto, non vuole commettere quest'atto che non è giusto per una serie di motivi, non cede anche se innamorato di Alcibiade. Ma questo è un altro discorso, giusto per dire che l'omosessualità era anche, non era così free come possiamo immaginare, e aveva anche delle precise regole. Poi questa, diciamo, è la norma morale, che poi ovviamente ci sono anche casi famosi di persone che si innamorano, Alessandro e Parmignone, sono altri. Tucidide, se non erro, nel sesto libro, quando parla, che anche lì è molto curioso, punta il dito agli ateniesi, che non tutti quanti pensano che il tirannicidio è stato fatto, quei due che non mi ricordo il nome l'hanno fatto per amore della patria, in realtà era una gelosia d'amore, fatto sta. Quindi ci sono anche questi, però giusto per dire che la complessità è tanta, non pensiamo LGBT free, i greci, precise norme anche lì morali, che poi ovvio le norme morali si possono accettare o meno, infrangere, però questo era quello che diciamo prevedeva il canone. Prego, torniamo a Patroclo e Achille. Assolutamente. Scusate se sono un po' chiuso, però ho avuto un po' di raffreddore. Penso anche Comunque. un diretto, cioè Come? penso anche un bel... Oh, scusami, penso anche un... Cos'hai avuto? Un diretto? Come si chiama? Ah, non lo so, ho sicuramente preso un cartone, però... Cosa fai se Però... posso? Fai pugilato? Sì, Scusami, fai pugilato? Okay. Sì, faccio pugilato, quindi è per quello che prima mi ero scusato per il modo in cui mi sono presentato, però d'altronde non mi nascondo. Stiamo Non mi parlando nascondo. di epica, quindi voglio dire, meglio di così. No, ma infatti, cioè, nel senso, tanto purtroppo ormai ci vado dietro da 9 anni, quindi a volte mi rendo conto che possono capitare e non per questo mi devo nascondere. Cioè, scusarsi va bene, però non mi nascondo perché tanto è una cosa che fa Non patire. insulti nessuno, quindi... Comunque sì, allora, Patroclo è il figlio di Venezio. Praticamente cosa succede? Ad un certo punto
per sbaglio, in giovane età finisce per uccidere accidentalmente un suo, come dire, un suo compaesano, dopo una lite fondamentalmente. Quindi suo padre Menezio e Patroclo vengono cacciati e trovano rifugio a Ftia da Peleo, perché secondo alcune versioni Menezio e Peleo erano talmente amici che comunque si rispettavano e quindi lo avrebbe ospitato. Secondo altre versioni addirittura sono, come il film Troy direbbe, sono davvero, se non sbaglio, cugini. No, anzi, in ogni caso un grado di parentela c'è, comunque, perché discendono entrambi da Eaco, che comunque dopo ci arriviamo ad Eaco perché è la storia in cui diciamo su come nasce il popolo dei Mirmidoni. Comunque in ogni caso Patroclo ad un certo punto fa amicizia con Achille, che sia la versione in cui è più vecchio lui o l'altra della tragedia di Eschilo in cui è più giovane, fa amicizia con Achille e ad un certo punto lo raggiunge dal centauro Chirone e vengono addestrati entrambi. Tra di loro nasce una sincera amicizia / rispetto / amore. Nell'Iliade questo amore non è mai citato, ecco, cioè non è mai citato che tra di loro ci sia un rapporto propriamente detto omosessuale o pederastico, se vogliamo. Sicuramente si potrebbe dare per scontato in virtù del fatto che Achille con Patroclo è sempre dolce, molto più dolce rispetto agli altri con cui interagisce. Poi, se posso, così pensando, cioè, è una guerra di 9 anni che stanno combattendo, purtroppo gli amici muoiono. Come reagisce Achille, agisce molto in maniera personale. Cioè, Assolutamente. lui continua la guerra solo perché gli hanno ucciso Patroclo, non per chissà quali grandi cose. Quindi questo in prima persona, ecco, che riesce a mettere da parte il suo orgoglio, che Achille è l'eroe più forte di tutti, quindi ego ce ne ha. Comunque la perdita così grande di un amico, comunque di un amore, se vogliamo anche un amore come amicizia, a mio avviso, come dire, forse sottointeso, forse perché abbiamo solo non abbiamo tutto quanto il ciclo troiano per intero, però si comporta veramente come se perdessi una persona amata, credo, poi posso sbagliarmi, sono libere interpretazioni, ecco, però dal pathos. No, assolutamente, ed è per quello che, perché comunque in ogni caso l'Iliade, ripetiamolo, è scritta in un periodo in cui comunque il ciclo troiano era conosciuto, c'erano tanti poemi diversi da tanti autori diversi che parlavano della guerra di Troia, quindi l'Iliade è stata scritta per un motivo, cioè per dare una trama proprio specifica sul concetto stesso di ira, dell'ira di Achille. Quindi chi leggeva l'Iliade più o meno certe cose non aveva bisogno di saperle nel poema, perché tanto le sapeva già. Cioè, come per esempio le cause della guerra di Troia non sono riportate nell'Iliade se non in qualche citazione sparsa qua e là, come magari l'amore tra Achille e Patroclo, che non è riportato in alcun modo nell'Iliade, però chi la leggeva ai tempi o chi l'ascoltava a seconda di quando è stata scritta la prima versione, diciamo lo sapeva e lo dava per scontato. Quindi comunque Patrocle e Achille fanno, insomma, chiamiamola amicizia, comunque tra di loro si crea un grande rapporto di amore reciproco in un senso o nell'altro. E niente, poi ad un certo punto tornano a Ftia e poi io da qua passerei più che altro a parlare anche diciamo del rapimento di Elena, che poi Ok. porterà all'azione propriamente detta. Allora, fondamentalmente, chi era Elena, la cosiddetta donna più bella del mondo? Secondo la versione data dai Canticipri, quindi il
poema del ciclo troiano propriamente detto, lei sarebbe figlia di Zeus e di Nemesi. Zeus si sarebbe trasformato in cigno e avrebbe inseguito Nemesi in ogni dove, che inizialmente gli sfuggiva, però alla fine ha ceduto e ha partorito quest'uovo da cui è nata Elena. Secondo invece la versione più conosciuta è figlia di Leda e di Zeus. Praticamente Zeus si è trasformato in cigno per sedurre Leda. Sì, non chiedetemi perché, problemi loro, insomma, però sì, si è trasformato in cigno per sedurre Leda e poi dopo ha giaciuto anche però con suo marito Tindaro. Dopo Leda ha partorito 4 uova in totale. 2 erano figli di Zeus e 2 di Tindaro. Elena e Polluce erano i figli di Zeus, mentre Castore e Clitennestra erano i figli di Tindaro. Ricordiamoci, Castore e Polluce sono i 2 Dioscuri, i 2 famosi gemelli, quelli che poi daranno vita al segno zodiacale dei gemelli. Quindi Elena nasce in questo modo e diventa, diciamo, una fanciulla bellissima, insomma, tanto che appena raggiunge l'età per essere presa in moglie, tutti i principi achei accorrono da Tindaro per contendersela fondamentalmente. Tindaro però inizialmente è un pochino spaventato, cioè tra tutti questi principi ci sono Ulisse, Diomede, Aiace, ci sono tutti. Tindaro però inizialmente è spaventato perché ha paura che, dato che doveva scegliere lui il marito per Elena, aveva paura che se avesse favorito uno a discapito di tutti gli altri avrebbe causato discordia e magari un'eventuale guerra. Quindi Ulisse, che tanto sapeva già che non si sarebbe potuto permettere Elena perché non aveva una dote abbastanza alta, fa questo patto con Tindaro. Questo patto intanto gli consiglia di far giurare prima della scelta, di far scegliere il marito ad Elena stessa e poi, prima che lo scegliesse, di far giurare a tutti i pretendenti che nel caso di proteggere in tutti i modi quel matrimonio e nel caso qualcuno lo avesse in qualche modo attaccato, tutti i principi sarebbero accorsi in guerra per difendere il legittimo sposo. Ulisse ha avuto questa genialata e Tindaro l'ha rispettata, e in cambio Tindaro, che aveva un fratello di nome Icario, convince Icario a dargli sua figlia come sposa, la figlia di Icario come sposa all'Ulisse, ovvero la famosa Penelope. Quindi Penelope è cugina di Elena, piccola curiosità. E quindi poi alla fine Afrodite sceglie Menelao. Elena. Sì, Afrodite, scusate. Tranquillo. Scusate, stavo pensando ancora. Ma sì, tranquillo, nessun un lapsus, niente di che. Elena sceglie Menelao e alla fine gli altri principi achei che sono rimasti così sono vincolati da quel sacro giuramento. E Ulisse in ogni caso ci guadagna una moglie. Ci guadagna una moglie che probabilmente preferiva comunque più di Elena, a quanto pare. E piccola curiosità, prima di questa vicenda Elena in realtà era anche stata rapita da Teseo, perché praticamente Teseo, benché un eroe, l'eroe che ha sconfitto il Minotauro, eccetera, era un marpione assurdo. Ricordiamo come Arianna, povera Arianna, che fine che fa, sì, povera Arianna, però insomma Teseo è sempre alla ricerca di donne, insieme al suo amico Pirito. Praticamente a Teseo e Pirito fanno un patto. Si sarebbero dovuti aiutare a vicenda a conquistare una figlia di Zeus, una per ognuno di loro. Quindi Pirito aiuta Teseo a rapire Elena, poi ad un certo punto la abbandonano e Castore e Polluce la vanno a salvare, e nel frattempo però Teseo aiuta Pirito a scendere nell'Ade per conquistare Persefone, un'altra figlia di Zeus. Però Pirito lì fa una brutta fine perché rimane incollato ad una sedia per l'eternità. Ha puntato un po' troppo, ecco. Sì, esatto.
Comunque, vabbè, Elena si sposa con con Menelao, altro lapsus. E niente, poi Paride, che intanto, bello come il sole, è tornato ad essere il principe di Troia, viene mandato in missione diplomatica a Sparta. Si pensa, secondo una versione, prima passa da Salamina per recuperare la famosa Esione, quella sorella di Priamo che era stata data in sposa a Telamone nella prima guerra di Troia. Però in ogni caso va in missione diplomatica a Sparta, viene accolta da Menelao, solo che poi scoppia la scintilla con Elena. Menelao disgraziatamente deve poi partire improvvisamente a Creta perché è morto suo nonno Crateo e deve partecipare ai funerali. Quindi però lui dice, vabbè dai, mi raccomando Elena, sii ospitale con gli ospiti, eccetera. Insomma, lui, bello come il suo, si fidava, dai. Quindi parte, però Paride ed Elena si invaghisscono l'uno dell'altra e secondo alcune versioni Paride rapisce con la forza, secondo altre Elena parte spontaneamente. La dea Secondo Era... altre ancora, come abbiamo raccontato prima, non parte neanche. sì, giusto, secondo la versione del poema di Stesicoro non parte perché poi Era interviene, crea un fantasma ad immagine e somiglianza di Era e spedisce Elena, di Elena e spedisce la vera Elena in Egitto e quindi Paride parte con sto fantasma fondamentalmente e quindi la guerra di Troia in realtà in quel caso è stata combattuta per niente. Comunque sia, poi partono. Tra l'altro, piccola curiosità, prima di arrivare a Troia si imbattono in una tempesta e finiscono prima in Egitto anche loro, poi in un altro posto in cui vengono nominati re e regina e intanto Elena gli dà anche un figlio e poi alla fine ad un certo punto arrivano a Troia. Lì Elena viene inizialmente accolta perché comunque è di una bellezza spropositata, cioè ha fatto bene Paride a rapire, a prendere... Innamorarsi, dai, Ma a sì, dai, rapire. cioè è troppo bella Elena, insomma. Sta di fatto che intanto la dea Era manda la messaggera Iris ad avvertire Menelao di quanto avvenuto. Quindi Menelao va a chiedere aiuto a suo fratello Agamennone e Agamennone accetta di partire per Troia. In realtà anche tutti gli altri principi achei sono vincolati dal giuramento fatto in precedenza. Solo che poi, piccola curiosità, Ulisse, pur di non partire per Troia, che si era appena sposato con Penelope e ha appena avuto il figlioletto Telemaco, si finge pazzo pur di non partire. Cos'è che fa? Sa che sta arrivando ambasciata a reclutarlo, ma lui cosa fa? Si mette un cappello, va in una spiaggia, comincia ad arare il terreno tirandosi alle spalle manciate di sale. Quindi fa il finto pazzo. Solo che nell'ambasciata c'è anche un certo Palamede. Palamede ci vedeva lungo. Quindi cosa fa? Strappa il figlioletto Telemaco dalle braccia di Penelope e lo mette nel tratto di strada in cui stava per passare Ulisse con l'aratro. Ulisse, Odisseo, chiamiamolo come vogliamo. Ulisse però quindi è costretto a fermarsi, dimostrando che in realtà non era pazzo e quindi si ritrova costretto a partire per Troia. Poi Palamede, poi Ulisse in qualche modo farà qualcosa per fargliela pagare a Palamede per questo inganno, ma poi ci arriveremo successivamente. Inoltre, anche oltre ad Ulisse, anche Achille, non per sua spontanea volontà, ma Teti ha appena saputo della profezia che lo avrebbe visto morto qualora fosse partito per Troia. Quindi cosa fa? Lo manda a Sciro, la corte di re Licomede, che è il padre di numerose fanciulle, e dato che Achille aveva dei lineamenti graziati, era giovane, eccetera, lo fa travestire da fanciulla pur di non farlo partire per Troia. E nel frattempo
anche una relazione con una figlia di Licomede, ovvero Deidamia, che darà il figlio Neottolemo barra Pirro. Solo che poi, ironia della sorte, arriva anche da lui un'ambasciata, e questa volta per reclutarlo, e questa volta c'è Ulisse, che è appena stato sgamato da Palamede, fondamentalmente. Quindi Achille però non si trova perché è vestito da donna, quindi Ulisse scogita uno stratagemma. Porta un baule pieno di doni femminili che attirano l'attenzione delle fanciulle. Poi percuote una spada e uno scudo che in quel caso fa scappare le fanciulle, ma non Achille. Achille viene attirato da quel rumore, risvegliato dal furore guerresco, e alla fine viene sgamato anche lui e si trova costretto a partire per Troia anche lui. Bene, allora, agganciamoci al fatto appunto che Elena non si sa se sia partita o meno, quindi abbiamo due versioni, ricordiamole, Elena di Euripide, quindi se sei d'accordo arriviamo all'ultimo argomento, quindi di Ifiginia, che anche qui abbiamo due tragedie Euripide, Ifiginia in Aulide e Ifiginia in Tauride. Anche lì... morale della favola, poi ci spiegherà meglio il nostro Alex, Ifiginia viene sacrificata per permettere alla spedizione di partire, se non erro l'Aulide si trova davanti all'Eubea per partire, Sì, e quindi sì. una versione, quella originale se vogliamo, canonica, viene di fatto sacrificata per placare gli dei, e questa sarebbe Ifiginia in Aulide, molto, ovviamente il tema è estremamente tragico. Invece Ifiginia in Tauride è stata sostituita, se non erro Diana la sostituisce una cerva, dalla sua come dire, la trasforma nelle fattezze in Ifiginia, però viene scambiata al suo posto e lei viene portata in Tauride, che la Tauride sarebbe la terra della Crimea, ecco, nel Mar Nero, se non erro le Mar del Clespadi, non mi ricordo esattamente la pronuncia, però per il mondo greco lì è veramente come se noi dicessimo al Polo Nord, cioè un posto dimenticato dagli dei e dagli uomini, ecco. Però prego Alex per spiegarci un attimo Va quest'ultimo bene. passo. Arriviamo alla fine, così dopo spero di non annoiarvi con questi racconti, però io Assolutamente, cioè li racco- li sei qua racconto, per li racconto, questo, grazie per tutto, perché li veramente racconto anche con passione, quindi si vede. e comunque, tra l'altro, è doveroso fare una premessa. Sì, c'è quella riunione in Aulid, però quella lì sarebbe la seconda riunione in Aulid. In realtà ce n'è una prima. Praticamente gli Achei si riuniscono nel porto dell'Aulide per partire per la guerra di Troia. Solo che cosa succede? Loro partono senza problemi, ma approdano in una terra che loro pensano sia Troia, ma in realtà non lo è, che sarebbe appunto una terra abbastanza vicina, governata da uno dei figli di Eracle, Telefo, o Telefo, dipende dalla pronuncia, insomma. Praticamente gli Achei quindi attaccano quella città che governa Telefo, pensando che fosse Troia. Telefo con i suoi uomini affronta gli Achei e ne uccide anche di molti valorosi. Ad un certo punto però si sfida in duello con Achille, però viene sconfitto, non viene ucciso ma viene ferito, e quindi fondamentalmente se non sbaglio, adesso non vorrei ricordarmi male, però ad un certo punto viene detto loro che in realtà quella non era Troia, oppure secondo un'altra versione pensano di aver conquistato Troia, eccetera, e quindi tornano indietro. In ogni caso, una volta tornati alle navi, si imbattono in un'altra tempesta e, diciamo, ognuno divaga in luoghi diversi. Tant'è che Achille torna anche a Sciro e conosce il suo figlioletto appena nato, Neottolemo. Sta di fatto che poi ad un certo punto, dopo un po' di peripezie, gli Achei dopo un po' di tempo riescono a riunirsi per la seconda volta in Aulide,
e lì avviene il fatto di Ifigenia. Quindi questa piccola curiosità che gli Achei prima avevano attaccato un'altra città, perché poi si ricollega anche molto alla storia dell'età del bronzo di quell'epoca, perché i cosiddetti Ahihawa, che sono associati agli Achei nei documenti antichi, non attaccano solo la città di Wilusa barra Ilio barra Troia, ma attaccano più o meno molte città dell'Asia minore. Comunque gli Achei si riuniscono in Aulide per la seconda volta, solo che non riescono a partire. Non riescono a partire perché il vento in qualche modo non si muove, è fermo, bloccato. E questo è stato causato da Dea Artemide, perché praticamente era adirata con Agamennone, perché tempo prima Agamennone aveva ucciso una cerva e aveva esclamato: neanche la Dea Artemide avrebbe fatto di meglio. E quindi Artemide Poco empio di ubris. esatto, come in tante altre occasioni, insomma. E quindi Artemide è un po' arrabbiata e non permette agli Achei di partire. Quindi cosa fa Agamennone? Si rivolge all'indovino Calcante, che è l'indovino che è insieme a loro durante la spedizione. L'indovino Calcante dice che poi, se davvero desidera partire, deve fare un sacrificio abbastanza importante, ovvero avrebbe dovuto sacrificare la figlia Ifigenia, che è la figlia che Agamennone ha avuto con Clitennestra. Agamennone, desideroso com'era di partire e conquistare Troia, accetta questa condizione, quindi va a far chiamare Ifigenia dicendo che le stava preparando il matrimonio con Achille. Quindi Ifigenia logicamente era molto contenta di partire per andare in Aulide per sposarsi con Achille. Poi però quando arriva lì viene diciamo Scusami, legata. c'è tutta, soprattutto si vede anche nella tragedia di Ifigenia in Tauride, c'è tutta la città micene che è in festa, cioè lei lascia questa città che tutti stanno festeggiando, le sue nozze, convinta appunto di andare in sposa al pelite Achille, invece sarà in sposa soltanto con il sangue, con il sacrificio. Prego. Esattamente, perché poi arriva lì e diciamo la sua felicità viene subito messa sottoterra perché viene insomma scopre che è lì per essere sacrificata, quindi viene diciamo legata e secondo appunto come hai detto te prima, secondo una versione il sacrificio viene effettivamente fatto e dopo i venti ricominciano a scorrere normalmente e quindi gli Achei partono. Secondo invece un'altra versione che appunto si vede nella tragedia che tu hai nominato prima, l'Ifigenia in Tauride, Artemide ha pietà di Ifigenia e quindi la sostituisce con una cerva e Ifigenia viene tra virgolette trasportata nella regione della Tauride e lì diventerà una dea, no scusa, una sacerdotessa dea Dea Artemide, fondamentalmente. Io onestamente preferisco questa versione perché poverina Ifigenia non c'entrava assolutamente nulla. Io sono fan proprio delle tragedie, come dire, che sia stata morta ingiustamente e comunque i mito greci non perdono, ci sono un sacco di innocenti. Io sono per la tragedia Tocur. La mia tragedia preferita è Le Troiane sempre di Euripide, che è una roba, un mattone di quelli. Poi ne parleremo quando parleremo appunto della guerra di Troia in senso stretto. Sono gusti Assolutamente. personali. Bello anche questo. Sono un po' come un altro grande classico, un po' come se vogliamo il Silmarillion, che ha diverse, se vogliamo, interpretazioni diverse, anche vie di uscita, ecco, quindi un continuo anche a pensarci, anche un gioco, se vogliamo, di fantasia nostro, ognuno sa può immaginare come più apprezza, ecco, quindi ben venga versioni diverse. Assolutamente. Comunque con questa vicenda fondamentalmente gli Achei riescono a partire finalmente. Bene, con questa, se ti va, con questa bel finale,
che sia tragico o un po' meno, ci possiamo salutare. Vi invito che appunto il prossimo appuntamento sarà appunto della guerra di Troia in senso stretto, quindi non solo l'Iliade. Adesso ci lasciamo che i greci partono, ritorna il vento, vedremo prima che tappa fanno prima di arrivare nelle spiagge Sì. di Ilio della Troade, vedremo tutti quanti ovviamente in estrema sintesi gli anni della guerra di Troia, accenneremo un po' l'Iliade, che diciamo è quella che conosciamo bene, ma vedremo tutto quanto. Poi ci sarà ancora una terza parte dove parleremo del ritorno degli eroi, che Ulisse è uno dei tanti, ecco, Agamennone, del tipo anche nella stessa Odissea si vede appena tornato dall'Egitto. Anche lì è interessante vedere questi micenei che ci fanno nell'Egitto nella fine dell'età del bronzo. Comunque, questo è il nostro scommessa, sfida che ci siamo dati io e Alex di poter parlare di questi temi nel profondo. Ringrazio vivamente Alex per questo sforzo titanico e anche della tua pacatezza. Non sei per niente empio di hubris, a differenza del nostro Agamennone o degli altri eroi, quindi insomma, presentati ancora, ricordati ancora quelle sono le tue pagine, il tuo libro, che veramente meriti un'apoteosi al cielo, ecco. Guarda, ti ringrazio davvero tanto anche per questi spazi che mi concedi, davvero, lo faccio con umiltà. Allora, ripeto, per chi volesse seguirmi, io allora su Facebook e su Spotify mi chiamo Meraviglie della mitologia greca. Su Facebook è la prima pagina che ho aperto ed è anche la più grande fondamentalmente. Lì è... Adesso condivido i reels delle altre pagine, però spesso scrivo anche dei racconti relativi alla mitologia greca. Ho aperto da poco anche il podcast su Spotify e sulle altre pagine invece mi chiamo Alex Racconta Storie. Le altre pagine vuol dire TikTok, Instagram e YouTube. Alex Racconta Storie per il semplice fatto che ho cominciato oltre alla mitologia greca, che comunque la racconto sempre, ma comunque anche a trattare un pochino anche di storia, di alcune curiosità / pillole storiche, e quindi mi sto un attimo espandendo un pochino di più ed è per quello che ho cambiato il nome in quei social. E inoltre, ultimo ma non ultimo, il libro che vi ho fatto vedere prima, che lo potete trovare su Amazon, dei amori e dissapori della mitologia greca, che è un libro che ho scritto che ho pubblicato l'anno scorso, che è appunto un libricino abbastanza breve, scorrevole, accessibile a tutti quanti, di tutte le età e di tutte più o meno le formazioni culturali, e nel caso vi interessasse lo trovate lì, lo potete trovare lì. Bene, grazie ancora. Ovviamente poi in descrizione metterò tutti i link delle varie pagine, tutti i link anche del libro. Noi poi ci sentiamo con Alex, vediamo di organizzare la seconda parte appunto della guerra di Troia propriamente detta. E nulla, vi ringrazio Zach che è rimasto fino all'ultimo, un'ardita. Grazie mille. So che Zach apprezzerà questo riferimento, anche il suo video. Vi invito anche anzi ad andare a visitare il suo canale YouTube storico militare Zach 700-800. Ha fatto anche un ottimo video riguardo anche agli arditi, che è andato un po' anche oltre i luoghi comuni. Salutiamo Deidara che riprenderà questa live in seguito. Salutiamo ovviamente il nostro Kalimburg, che dall'alto del basso medioevo ci ha anche illuminato, sempre presente. Anche vi invito a vedere appunto Kalimburg, la sua pagina. Lui è un filologo medievale, ha fatto dei bellissimi podcast sulla Divina Commedia, ma non solo, sul bestiario medievale non solo. Abbiamo fatto anche una o due live insieme, forse una live su YouTube, abbiamo fatto un'altra su Instagram, non mi ricordo, qualche anno fa, però mi ricordo bene molto quella di YouTube, che abbiamo parlato appunto del mondo antico visto in età medievale, dove tra l'altro è una delle live anche più viste, quindi maggior ragione, se c'è Kalimburg tutto quanto aumenta di valore. E nulla, dai, vi ringrazio, è stata veramente una bellissima chiacchierata. Grazie che praticamente hai fatto tutto quanto te ne sono grato, è stato veramente Ma figurati. interessante. Prima di tutto ha fatto veramente piacere a me, mi ha arricchito personalmente, che
ammetto mi sono approcciato diverse volte, ma di un chiarimento così preciso, fatto bene, può solo che far bene. E quindi nulla, ci vediamo. Grazie mille. Alla prossima. Ciao Alla a tutti prossima e buona serata a tutti, buonanotte a tutti e grazie per averci seguito. Ancora ciao a tutti.